Salve a tutti signori, sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vi mostro come ho modificato le mie persiane napoletane togliendo le famose doghe e sostituendole con dei tondini in ferro dal diametro di 14 mm. Bene, ora vi mostro l'attrezzatura che ho utilizzato per effettuare questo lavoretto. Ecco, questa è la saldatrice che ho utilizzato, molto economica, pagata solo 43 euro. Notate, ho dovuto togliere il coperchio in quanto, essendo molto economica, si surriscaldava e quindi andava in blocco. Con questo sistema non si è bloccata più e ho lavorato fino alla fine. Poi ho utilizzato questa smerigliatrice angolare grande, quest'altra smerigliatrice più piccola, dischi per tagliare il ferro di varie misure, logicamente non devono mancare gli stringenti, questi in particolare li ho pagati soltanto 5 euro l'uno. Ed infine un pacco di elettrodi il cui prezzo si aggira intorno ai 10 euro. Allora, la prima cosa che adesso dovrò fare è quella di sfilare le doghe. Per fare questo le devo tagliare per forza in due. Allora, per togliere tutte queste doghe io devo rompere il punto di saldatura che c'è per ogni doga. Il primo lo romperò a mano e gli altri userò la smerigliatrice. Quindi incomincio. Ok. Ora che mi sono fatto lo spazio, per tagliare questo punto di saldatura che sta in tutte le doghe userò la smerigliatrice angolare. Tolto tutte le doghe, adesso pulisco un poco in quanto ci devo saldare sopra una piastra di metallo da 4 mm x 40 mm. Questa è la piastra da 4 mm x 40 mm che devo applicare. L'ho pagata solo 9 euro, ora la taglio a misura in quanto è lunga 6 metri. Fatto, ora che le ho tagliate alla misura giusta le devo solo saldare.
fissare la barra è sufficiente dare solo 5 punti di saldatura. Ora all'interno di questo vuoto che ho creato devo costruire una grata. A questo scopo ho comprato questa barra che è lunga 6 metri che dovrò tagliare a misura, ed ho comprato anche queste altre barre che sono già forate. Ora vedrete come farò l'assemblaggio. Per tagliare le barre a misura vi sconsiglio vivamente di utilizzare il sistema che state vedendo in questo momento, in quanto è molto pericoloso. Infatti per fare questo lavoro ci vorrebbe una troncatrice da banco che purtroppo in questo momento non possiedo ancora. Ok, ora mi costruisco un distanziatore per mettere i tondini tutti alla stessa distanza. Va bene ragazzi, come avete visto la composizione della grata è stata ultimata, ora fisso il tutto con delle saldature. Carissimi amici, come avrete potuto capire io non sono un fabbro, per cui non avendo fatto delle saldature perfette le devo pulire un poco utilizzando un disco molto spesso. Allora, invece di utilizzare questo disco qua che è sottile, utilizzerò invece quest'altro che è più spesso e quindi è ottimo per pulire le saldature. Dunque la grata è completata, ora la centro un poco prima di tagliarla a misura. Allora, una volta centrata la grata sul telaio,
Ora la fisso per bene con un paio di punti di saldatura per non farla muovere e poi la taglierò con un flex smerigliatrice. Bene, una volta tagliata a misura, ora la devo solo inserire nel vuoto che ho creato e fissarla poi definitivamente. Ecco. Volevo darvi un ultimo consiglio: prima di installare i cancelli modificati è importante ingrassare le cerniere con del grasso grafitato. Mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video se avete gradito e contemporaneamente iscrivetevi anche al mio canale. Quindi vi saluto e in questo mini video vi mostro l'anteprima di ciò che vedrete nel prossimo video, ossia come verniciare metallo. Non ve lo perdete in quanto lo ritengo molto utile. Arrivederci.